Ciao Carla, grazie mille per aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti di averti qui per raccontare la tua storia. Grazie a voi, è un piacere grande per me questo, davvero. Siamo tanto contenti di averti in questo video perché raccontiamo storie di persone che grazie all'italiano stanno cambiando vita e tu hai una storia davvero interessante da condividere con noi. Sì, davvero l'italiano è molto, adesso è molto importante nella mia vita. Sono discendente di italiani, quindi ho questo rapporto con la lingua molto speciale e con la cultura anche molto speciale, sì. E quindi la tua passione per l'italiano nasce dal fatto che sei discendente di italiani oppure c'è un altro motivo? Veramente no, è un altro motivo. Ho conosciuto un ragazzo e mi sono innamorata di lui l'anno scorso, prima della pandemia. Ero in vacanza in Colombia e ho conosciuto un italiano lì e siamo innamorati. Abbiamo condiviso tutta la pandemia insieme, così con la tecnologia. È stata una sfida grande, difficile, ma bello anche conoscere un'altra persona così. Non siamo collegati per motivi non so come dire, del fisico. Ci sono altre cose che mantengono il nostro rapporto, la relazione. È bello e tra poco riusciremo a essere insieme e quindi questo è bello. Che storia, Carla! Imparare l'italiano per amore! E lui parla spagnolo perfettamente, ma io le ho detto no, io voglio imparare italiano, quindi per favore parlami sempre in italiano. Abbiamo fatto così, lui sempre mi parla tutto il tempo in italiano e io ho iniziato anche a ascoltare la lingua su YouTube. Ho creato questa situazione di vivere e ascoltare tutto il tempo italiano. Quando io sto facendo la pulizia della casa, io ascolto. Quando io sto lavando i piatti, io ascolto italiano. Anche ascolto libri in italiano, leggo in italiano. Il mio cellulare è in italiano, tutto, che a volte è un po' stressante perché il dizionario mi cambia le parole. Anche faccio yoga tutti i giorni con professoresse italiane. È la mia maniera di assorbire la lingua. E certamente che ascolto Piazza Square e tutti i vostri video, tutte le attività che voi fate. Complimenti Carla, sei comunque riuscita a crearti un mondo parallelo tutto in italiano e questo devo dire che ti ha aiutato davvero molto. Esatto, ha studiato l'italiano con il metodo naturale e immergendosi completamente nella lingua. Però voglio capire da quanto tempo fai questa cosa? Da esattamente un anno. Marzo dell'anno scorso. Anche ricordo perché adesso sto vivendo nella campagna, ma fino a 3 mesi fa io vivevo nella città e io ascoltavo anche tutto il tempo nella strada e andando in bicicletta tutto il tempo. Io sono un po' pazza. Questo ha significato un grande cambiamento per me, grande come professoressa, perché io sono professoressa di inglese. Ha cambiato tanto la mia maniera di insegnare anche. Adesso io ho sperimentato questa maniera di imparare, voglio condividere con i miei studenti la stessa cosa, quindi è bellissimo davvero. Hai trasmesso un bellissimo messaggio, Carla, che si può imparare l'italiano anche a distanza. Il segreto è appunto immergersi completamente nella lingua, ascoltare tanto ed esercitarsi il più possibile. Ma a me viene da chiederti, sei mai stata in Italia? No, mai in Europa, mai in Europa. Andrai in Europa e ti ricongiungerai con il tuo amore. Esatto!
sì! Dopo un anno e un mese più o meno, sì. Ma come ti senti ad andare per la prima volta in Italia? Sei nervosa? Sei felice di incontrare la famiglia del tuo ragazzo? Molto, molto, molto ansiosa, anche perché io sono un po' freddolosa e so che nel nord Italia è molto freddo. Un po' freddo, sì. Sì, e io ho un'amica vivendo lì a Genova e mi dice: Carla, qui è freddo, non è il freddo di la nostra provincia, no. E quindi ho un po' di paura con questo, ma in generale mi sento con molta ansia di andare. Non so adesso con questo problema della pandemia cosa riusciremo a fare, ma davvero io voglio ritrovarci con Andrea prima di tutto. Ci sono tanti motivi per andare, prima di tutto per ritrovarmi con il mio fidanzato, dopo per conoscere Italia e anche per fare la cittadinanza. Sì, molto, molto ansiosa. Molto ansiosa. Visto che prima hai parlato della cultura italiana che vorresti scoprire ed esplorare, quanto ne sai già sulla cultura? Ho ascoltato la storia d'Italia, della cucina, che io sono molto curiosa di questa cucina italiana che tanto parlano non so, le città molto importanti, i monumenti, musei, tante cose che io voglio conoscere e anche parlare con gli italiani. Questo è come un sogno per me, usare tutto quello che io sto imparando, ma davvero. Sono sicura che sarà un'esperienza bellissima fare il primo viaggio in Italia. Scoprirai tantissime cose nuove, quindi bocca al lupo per questo. Ma io sono curioso invece, in base alla tua esperienza con Andrea, ci sono differenze culturali magari nella relazione tra te argentina e lui italiano? Io sono molto più rilassata con gli orari, le attività in generale. Lui riesco a dire perché lui mi ha detto che le persone nel nord sono così molto più organizzate, che io davvero ammiro questo, che mi piace, ma sento che lo meglio è trovare un equilibrio tra non tanto rilassamento, non tanto struttura, una cosa nel mezzo. E anche per noi sempre parliamo di questo, che sarebbe bello cercare questo. Certo, ci sono sempre alcune differenze, no? Adesso quale lingua si parla nella coppia? Lo spagnolo oppure sei riuscita a conquistare l'italiano? No, italiano sempre. Solo quando io sono, non so, in una situazione molto rapida, che non so, devo parlare rapido, sì, parlo in spagnolo, ma in generale solo parliamo in italiano. Andrea è un insegnante paziente? Ti corregge gli errori o no? Sì. No, guarda, io gli chiedo per favore, sempre correggimi, ma lui a volte e a volte no, a volte sì. Io capisco che non puoi essere tutto il tempo, perché la conversazione si diventa troppo noiosa se lui è tutto il tempo correggendo, ma alcune cose sì. E mi ha inviato un libro anche, si chiama Cuore, di letteratura, per leggere, e anche un libro di grammatica italiana che io non l'ho aperto. No, non voglio studiare la grammatica, no. Già l'ho fatto con l'inglese e adesso no, non ho voglia. No. Beh, però se non hai voglia di studiare la grammatica, comunque hai Andrea, che è un grandissimo vantaggio, no? Avere una persona con cui puoi parlare e fare esercizio in questo modo, che è sicuramente più divertente. Eh sì, imparare una lingua per amore
è sempre una motivazione forte. Esatto. È tutto il tempo che io sto assorbendo nuove parole, sì. E a volte anche io invento parole, ma non so, è parte del processo. Allora speriamo che Andrea guardi questo video e che sia contento del risultato che ha ottenuto, no? Sono sicura che lo sarà. Speriamo, Sì, speriamo. Perché è la prima motivazione e dopo il mio amore per la lingua. Sì. I complimenti vanno di sicuro anche a lui, che ti ha supportato durante il tuo percorso nell'apprendimento dell'italiano. Carla, grazie mille per aver trasmesso questi bellissimi messaggi a tutti i nostri amici. Siamo molto contenti di averti avuto qui in questo video. E ti auguriamo il meglio. Grazie mille, è stato bello per me, bello questa esperienza. E davvero voglio darvi complimenti per questo lavoro che è veramente grandissimo. Quello che io volevo dire è che a volte io pongo like prima di ascoltare il video, perché già per il fatto che voi fate questo lavoro è per me già tanto. Speriamo di arrivare a tanti like o tanti mi piace su questo video, perché è una bella storia. Carla, ci hai regalato tanta gioia, un bel sorriso. Sono sicuro che lo hai regalato anche a tanti amici. In bocca al lupo con tutto. Ciao! Ciao! Grazie, ciao!